Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di maggio 2026. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dei pesci. Potrebbero esserci delle intuizioni, delle informazioni che acquisirete e che potranno darvi come una visione un po' più futuristica, se vogliamo, un po' più nel lungo periodo di quella che è la vostra situazione attuale. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi. Per tutte le informazioni inerenti, le consulenze private e il percorso di crescita, trovate tutto nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, la sezione dedicata agli abbonamenti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un cavaliere di spade. 3 di spade, regina di pentacoli, 7 di bastoni, fante di bastoni, 9 di spade e cavaliere di coppe. Ragazzi, questa è l'evoluzione energetica vostra. Diciamo che tratterò la lettura come se foste single, quindi se siete single potete rimanere con la prima parte della lettura. Se avete qualcuno in testa o se siete in una relazione, vi invito a rimanere perché nella seconda parte del video andiamo a vedere l'evoluzione energetica dell'altra persona. Allora, le carte sinceramente non sono proprio semplici, ve lo dico. Partiamo da questo cavaliere di spade. Sento qui all'inizio come se ci fosse un qualche cosa che vi ha deluso. Potrebbe essere una vecchia conoscenza, qualcuno che vi state lasciando alle spalle. C'è come questo 3 di spade che ancora un po' pesa. Potrebbe essere stata un'energia intermittente, qualcuno che oggi c'è, domani non c'è, che fa ghosting. O comunque, se proprio non c'è nessuno nel passato, potrebbe essere un momento dove in qualche modo state rielaborando certe questioni. Qui abbiamo un 3 di pentacoli e un re di spade. Io credo che ci fosse la voglia di costruire qualche cosa. Probabilmente per qualcuno c'è ancora questa voglia, ma con questo cavaliere di spade è come se ogni tanto sì, ogni tanto no. Vorrei fare qualche cosa di più, ma vorrei farlo secondo le mie regole. Tenete presente che se non avete proprio nessuno, con queste due figure all'inizio del periodo potreste già, a inizio maggio, conoscere questa persona che è quasi sicuramente un segno d'aria. Andiamo a vedere il 3 di spade. Fante di coppe. Io sento che questa... È come se voi aveste o voleste costruire con questa persona, se fosse qualcuno che vi state lasciando indietro, avreste voluto costruire, però c'è questo tema che non vi... che non lo so, come l'idea che questa persona, appunto, questa intermittenza, questa non presenza, questa inconsistenza non vi abbia fatto restare tranquilli. Può anche essere che a qualcuno di voi si siano come riaperte delle vecchie ferite del passato. Vi dico, qui c'è un fante di coppe, quindi è come se qualche tipo di avanzamento, qualche tipo di flirt, contatto possa effettivamente arrivare da parte di questa persona, ma con i 6 di spade e la ruota della fortuna, secondo me, cambierete un po' o zona o cambierete modo di fare, perché comunque 6 di spade è una carta collegata alle credenze limitanti, quindi potrebbe anche essere un cambio del modo di pensare in base a questa timida proposta che potrebbe arrivare. Andiamo a vedere la regina di pentacoli.
Re di coppe e giustizia. Datemi una carta per la giustizia. 4 di bastoni e 10 di coppe, ragazzi. Qui c'è qualcuno che sta aspettando la grande storia, mi viene da dire, la grande relazione, il grande amore, il grande o la grande innamorata. Però con questa giustizia al contrario è come se mancasse qualche cosa. Ci sono probabilmente dei disequilibri, potrebbero esserci dei divorzi, delle separazioni in atto o che volete comunque aspettare, magari a livello burocratico, perché poi a livello fisico può essere che siate già single. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Sapete cosa noto con queste tre carte? Che c'è voglia di stare bene, c'è voglia di iniziare qualche cosa di stabile, di duraturo, di romantico, di sereno, in pace, tranquillità, qualche cosa che si possa espandere, però potrebbe anche essere senza legami, senza contratti, senza necessariamente che ci sia scritto qualche tipo di accordo, senza magari un'etichetta per la relazione, come se si volesse vivere il sentimento o la relazione senza, come vi dicevo appunto, questa etichetta. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Come se ci si volesse godere solo il bello, mi viene da dire. Regina di Pentacoli, che avete già qui, e 5 di spade. Datemi una carta per il 5. 9 di Pentacoli e Re di bastoni. Credo che qualcuno si sia un po' reso all'idea, allora, per qualcuno di rimanere single, con questo 9 di pentacoli, e cioè ho come la sensazione che qualcuno di voi abbia ancora questa ferita per cui sia come se non si avesse voglia di lottare o di far fatica, perché comunque il tre di spade è sempre una carta che parla di sacrificio, di sacrificare il tempo, di sacrificare le energie, di sacrificare parte di se stessi in funzione di una relazione, di qualcun altro, di qualche cosa, no? Però qui c'è anche un 5 di spade, quindi in effetti le idee sono un po' confuse su quello che volete. Io credo che con queste due regine di pentacoli si tratti di capire che cosa vi nutre. Andiamo a vedere il fante di bastoni, cavaliere di bastoni. Vi dico ragazzi che nella seconda settimana di maggio potrebbe entrare un'altra figura. Potrebbe essere più giovane di voi. Guardate, io vi dico è solo questo. In realtà ho varie figure che potreste incontrare in questi 15 giorni. Andiamo a vedere il 9 di spade. Stella, regina di coppe e sacerdotessa, re e regina di coppe, E che sento che c'è un desiderio qui, un obiettivo potrebbe anche essere, che secondo me, viste le due sacerdotesse, potrebbero essere obiettivi nel lungo periodo. È come se cercaste di valutare qualche tipo di situazione o di relazione spalmata nel lungo periodo. Ipotesi, questa conoscenza che è intermittente può, me la vedo, mi ci vedo nel lungo periodo con questa persona. Quest'altra conoscenza che potrebbe arrivare ha più potenziale di svilupparsi nel lungo periodo? Io credo che la seconda persona che andrete a conoscere all'inizio non riuscirete a vedere quanto ha da darvi.
Guardate, c'è un asso di coppe in fondo al mazzo, tra le altre cose. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, perché effettivamente qui una proposta arriva, ragazzi. Abbiamo un 9 di bastoni e la carta degli amanti, Qualcuno qui cerca di tenere lontano l'amore, mi viene da dire. Effettivamente la sacerdotessa è l'archetipo, anche in questo caso, di una monaca, di una persona casta, del single, e qui ce l'abbiamo con il 9 di pentacoli, l'archetipo del single. Non lo so, è come se qualcuno di voi non sapesse se effettivamente vuole una relazione, vuole infilarsi in qualche relazione, se le persone che sta conoscendo possono effettivamente dare come uno sviluppo più concreto, più sereno, più stabile. Però al di là di quello è come se ancora non capiste bene se effettivamente volete questa relazione un po' più seria o no. Cioè io come l'idea, secondo me è che le persone che avete davanti non vi convincono ancora tanto. Ho come questa sensazione, magari perché appunto sono conoscenze, sono cose ancora un po' troppo fresche per fare le giuste valutazioni. Andiamo a vedere la persona di interesse. Se non avete nessuno, potrebbe essere l'energia di questa nuova persona che entra. Quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, perché io parlerò solo di uno sviluppo energetico, e voi siete tanti, avete tante situazioni diverse. Va bene. Sei di spade che voi avete qui. Re di bastoni che voi avete qui. 4 di bastoni che voi avete qui. Fante di coppe che voi avete qui. Sette di spade. Amanti che voi avete qui. Oh, è ruota della fortuna, ragazzi. Che belle carte. Allora, partiamo da questo 6 di spade. Io credo che faccia riferimento a questo cavaliere di spade al contrario, questa sorta di intermittenza. Può essere che in questo momento, o magari in un momento passato, abbiate preso le distanze l'uno dall'altra. Ehm, il 6 di spade di solito è una carta che ci parla delle credenze limitanti, di quello che noi pensiamo essere valido per noi. Quindi può essere come una visione di una situazione o di una relazione un po' compromessa, se vogliamo, un po' parziale. Wow. Asso di coppe e cavaliere di coppe che ce l'ha in fondo. Io credo che questa persona si stia allontanando da quello che sta provando. Difatti me lo spiego anche perché qua c'è un 7 di spade, secondo me si sta nascondendo i sentimenti che prova per voi. Andiamo a vedere il re di bastoni. Perché comunque il re di bastoni è una persona che è presente, che è, come vi posso dire, che è presente, sì, che è pronto a intervenire, è uno di quei re passionali. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e un 8 di spade. Io qui ho la sensazione che il fuoco dentro ci sia, però che con questo cavaliere di pentacoli sia necessaria la prudenza, sia necessario come andarci coi piedi di piombo. Può essere che questa persona effettivamente senta qualche cosa per voi con questo asso di coppe, ma che in qualche modo si neghi un po' di sentire o di ammettere, se vogliamo, questo sentimento, perché con il 9 di spade c'è qualche preoccupazione legata al passato. Può essere che abbia paura di commettere gli stessi errori, può essere che siano a causa di queste credenze limitanti che vediamo qua col 6 di spade. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Re di bastoni
Può essere un segno di fuoco a questa persona, ragazzi, perché ce l'ho proprio tanto. Allora, re di bastoni, 4 di spade, 5 di pentacoli. Qui c'è un tema con l'abbandono da parte dell'altra persona. Sento aver abbandonato il focolare di casa. Probabilmente è in una fase di guarigione o ha bisogno, come di rimettere a posto le idee, secondo me, ed è per quello che c'è questo andirivieni, che non vi nego comunque a voi faccia soffrire, o comunque con questo 3 di spade voi avete delle ferite che nella prima settimana di maggio potrebbero riaprirsi e dalle quali vorreste allontanarvi, secondo me. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, perché c'è come questo tentativo, re di coppe, che c'era, vero? Sì, qua. E 3 di pentacoli che c'è qui. Sento che questa persona non si sente sicura di costruire, perché ancora sta elaborando questa perdita del 5 di pentacoli. Potrebbero esserci proprio dei temi economici per questa persona e quindi non potersi esporre, magari le piacerebbe, non lo so, invitarvi a cena o cose di questo genere, ma non se lo può proprio permettere. O potrebbero esserci dei temi anche legati alla casa. Andiamo a vedere il 7 di spade. 3 di bastoni e 10 di coppe. È come se la persona volesse tutto. La moglie ubriaca e la botte piena. Vuole l'unione, vuole la famiglia, vuole la relazione, vuole viaggiare, vuole andare per la sua carriera lavorativa. Però in realtà sento anche che con questo 7 di spade potrebbe raccontarsi certe bugie su, secondo me, su quello che provo, su quello che vuole. Su quello che vuole più che tutto. Andiamo a vedere la carta degli amanti, ragazzi, perché è un bellissimo sviluppo e poi c'è anche una ruota della fortuna. 9 di bastoni, anche voi avete il 9 di bastoni, e 4 di bastoni un'altra volta, e 6 di pentacoli, ma wow! Qui c'è un cambio, ragazzi. Io sento che le cose si riequilibrano. C'è questa carta degli amanti. Secondo me si arriva ad una scelta da parte di questa persona. Qui abbiamo carte di contratto, carte di unione, carte di accordi, di amore corrisposto. Amore corrisposto in queste due carte proprio. Cioè, e qui abbiamo anche la ruota della fortuna. Secondo me, nella seconda parte di maggio ci sarà come se vogliamo, un ristabilire gli obiettivi, però vi dico anche che qui abbiamo torre e 7 di spade. Potrebbe effettivamente arrivare come una presa di consapevolezza da parte vostra inerente a quello che l'altra persona sta dicendo, che secondo me vi smonta un po'. Cioè, l'altra persona vi dice delle cose convinta che siano quelle, però voi, siccome avete la sacerdotessa e vedete lungo e vedete gli schemi di comportamento e avete il terzo occhio aperto, vedete oltre la dualità, vi rendete conto che quella persona se la sta menando, ragazzi. Questa è la sensazione che ho. Però poi è anche vero che con questo 9 di bastoni al contrario sento che un po' si arrenderà all'amore. Wow, ma che bello. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, perché qui c'è un'offerta, e anche qui avete la carta degli amanti voi, quindi c'è come un inizio di una nuova relazione. Guardate, 8 di bastoni e matto. Sta per iniziare qualche cosa di nuovo, ragazzi. Qui c'è una comunicazione da parte di questa persona. Qui c'è un cavaliere di coppe. Vi dirò che potreste essere voi di più, a fare questa offerta all'altra persona. Però è anche vero che secondo me con questo matto al contrario, datemi una carta per il matto, si farà, come dire, trasportare
però c'è sempre una sorta di sfiducia, è come se non riuscisse a vedere ancora il disegno più grande delle cose. Guardate, qui si sono anche girati il 3 di coppe, il re di spade. Io credo che questa persona abbia paura di essere abbandonata, abbia paura di essere tradita. E la cosa interessante è che si inizia con il re di spade e si finisce con il re di spade, come se avesse bisogno di mettere delle regole. Comunque, è una buona evoluzione energetica, ragazzi. Cioè, io sento che c'è comunque un sentimento da parte dell'altra persona. E se ve la devo dire tutta, forse sento di più che è l'altra persona a nutrire questo fuoco. Quello che blocca è la capacità di costruzione, secondo me. O queste bugie che si racconta su quello che vuole. Perché poi in realtà qui con il 4 di spade e questo 5 di pentacoli sento che ha bisogno come ancora di curare qualche cosa. Però è anche vero che con tutte queste bellissime carte alla fine della lettura arriva un compromesso, arriva l'amore, arriva per qualcuno è la convivenza con questo 4 di bastoni. Può anche essere che il tema economico di cui vi ho parlato prima sia riferito al fatto che si voglia andare a convivere ma non ci sia il cash necessario per magari mettere la caparra, per comprare i mobili e tutte quelle cose lì. Quindi magari da un lato c'è la voglia, c'è come questo compromesso a livello mentale, sì, iniziamo per dire a risparmiare ai fini di quell'obiettivo, ai fini di quel sogno. C'è un compromesso da parte dell'altra persona comunque. Ok, andiamo a vedere una sibilla antica. Il guanto, carta numero 5. Vi annunzia senz'altro una lite, un alterco o un duello. Può anche indicare una causa prossima giudiziaria. Qui avevate la giustizia al contrario, voi. E qui c'è il 5 di spade dove potrebbero esserci i duelli. Per qualcuno, perché c'è anche la torre lì, c'è quasi, e qui siete voi e la vostra energia, per qualcuno c'è quasi come l'idea nella prima settimana di maggio di chiudere, secondo me, questa conoscenza, questa relazione, questa chiudere la relazione in sé o un capitolo all'interno della relazione, però poi è come se si riprendesse in mano la questione. Sotto dice: chi più che far non suoi ti alletta e loda, no scusate, chi più che far non suol ti alletta e loda, prendere ti cerca con inganno e froda. Qui abbiamo un 7 di spade. Mi viene da dire, fate attenzione a quello che vi raccontano. Vedete sempre le cose con i vostri occhi. La sacerdotessa dice che non importa se una cosa è giusta o sbagliata, non è importante. Se ci siano, diciamo così, dei punti di vista diversi, bisogna guardare il risultato, i fatti, quali sono, che cosa ci faccio con questi fatti, cosa posso costruire su questa cosa. Carta numero 30, resilienza. Quindi qualche cosa mi dice che questo sarà come un momento di alto e basso, se vogliamo, nel mese di maggio, però qua vi invita a resistere, vi invita ad andare avanti, anche ad insistere. Scusate, mi verrebbe da dire. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Spero di avervi dato spunti di riflessione interessanti. Sostenete il canale con un like, un hype, con la condivisione del video o la vostra iscrizione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me può abbonarsi al canale o scrivermi una mail. Nella sezione degli abbonamenti si trattano temi di metafisica, di metamedicina, si parla di esoterismo, si parla di Kundalini, si parla di come trascendere l'ego, ci sono delle meditazioni per rinforzare il campo energetico, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, sia in materie olistiche che in esoterismo, che io sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per adesso sono 4, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!